Salve a tutti! Inizia con la descrizione di su Crocifisso Umano il viaggio attraverso i luoghi preistorici e le città antiche della Sardegna. L'obiettivo è quello di far conoscere storie e preistorie della nostra isola, ora minacciata nel suo paesaggio celestiale da una colonizzazione strisciante, mascherata da finto progresso energetico denominato green. L'impatto sull'ambiente che pale eoliche sui monti e distese fotovoltaiche sui campi possono causare al territorio sardo è proporzionale alla devastazione della nostra millenaria cultura. Sabbia de Sabazza o Camino de Sapalla era nell'astronomia sarda la Via Lattea. Gli agricoltori sardi che nell'aia, arzola o argiola lanciavano in aria le spighe del grano trebbiate dagli animali per separarle dalla pula avevano identificato nelle migliaia di scaglie argentee o argentas librate dal vento le stelle che costituivano il firmamento, chiamandole pulas, dal cui appellativo i greci trassero in seguito le loro polis o città. Tre pulas, come quelle della cintura di Orione, rappresentavano una tripula, da noi sonorizzata in tribula. Pula era ed è ancora un'importante città posta a qualche miglia da Nora, situata sulle coste meridionali della Sardegna. Neapolis o Nova Pula era invece un antico centro lacustre, posto sull'attuale stagno di Marcedì, separato ora dagli altri due specchi d'acqua di San Giovanni e di Santa Maria. Le Tripolis o Tres Pulas, da cui hanno adottato il toponimo le omonime città della Cirenaica in Oriente, erano luoghi sacri. Infatti in Gallura Locus Santo è il paese costruito ai piedi di tre colli o Pulas, come Urune da Orione e Padria nel Meilogo. 5 principali stelle che formavano la costellazione cruciforme, oggi detta del Cigno, erano chiamate Sisini, similmente alla moneta di 5 centesimi denominata Sisino. Sinnadi è l'imperativo sardo per chiedere a qualcuno di farsi il segno della croce. Sul sinus sardo traslittera il sinus evangelico, inteso come organo di concepimento femminile. Il simbolo della croce è antico quanto la cultura dell'uomo, poiché disegna nel cielo una croce composta da 5 stelle, oggi divenuta emblema della donna. Vi è un collegamento diretto tra il Sisino e il Sisini, poiché quest'ultimo in sardo traduce proprio il nome del cigno in italiano. La voce latino-ecclesiastica cinius è un adattamento al restituto, lingua delle origini, cunno, ovvero sia organo genitale femminile. Cinius era scritto in origine cucnus, similmente al greco kukunos, considerato nella mitologia tra gli altri figlio di Apollo. Infatti il divo Kukunos è talvolta rappresentato alla guida di un carro solare trainato da cigni. Per questo nell'iconografia il cigno è sempre associato all'amore. Il toponimo Sisini, Sisine, Sisini è presente capillarmente in tutta la Sardegna. Giusto per citare qualche località, tale nome si riscontra nei seguenti territori comunali di Alghero, Ardauli, Budusò, Capoterra, Dolianova, Dorgali, Gonnosfanadiga, Illorai, Narcao, Nuraminis, Osi, Sant'Adi, San Vito, Sardara, Senorbì, Sinnai, Siurgus Donigala, Teulada, Vallermosa, Villa Cidro, eccetera. A San Vito è presente la località di Sisini a Rubbio, che richiama alla mente sia l'airone rosso sia il fenicottero, vale a dire Saggenti a Rubbia. Il contrassegno della croce con il cerchio sovrapposto è contenuto nella croce ansata egiziana, nella dea Tanit delle acque e nei pozzi sacri. Una statuina cruciforme della dea madre è stata rinvenuta a Senorbì, dove è presente una particolare struttura megalitica che riproduce il pozzo sacro o la dea Tanit. Questo nuraghe si chiama proprio Sisini. Anche la strategica penisola del Sinis è detta nella variante locale Sinis. Inoltre Sini, contrazione di Sisini, è un diffuso cognome sardo. Il Sisini, il Cinius o Sugun simboleggiano una croce. Proprio dalla necropoli di su Crocifisso Umano, ovvero sia il Grande Crocifisso, località sita in territorio di Porto Torres, intraprenderemo insieme la crociata contro la speculazione energetica in Sardegna. Abbiamo voluto lanciare sopra le Domus Deianas gli aquiloni, poiché hanno la stessa conformazione della costellazione del Cigno, ritenuta dai sardi antichi una trasposizione dal cielo sulla terra di una dea cruciforme, come quella di Turriga o di tante altre esposte nei musei di Cagliari e di Sassari.
Questo è il nostro vento amico. Su crocifisso umano è riportato nelle carte De Cande del 1846 con l'addizione in italiano di crocifisso grande. Non essendoci nelle vicinanze elementi cultuali di architettura medievale, si può presumere che tale toponimo abbia radici precristiane. Tant'è che a qualche chilometro in linea d'aria insiste la più famosa ziggurat di Monte d'Accudi, il santuario cruciforme più antico del Mediterraneo. Anche Monte d'Accudi conduce nella sua toponomastica a culti legati alla divinità celeste della procreazione. Monte d'Accudi è quasi omonimo del monte Cilleine di Creta, pronunciato Cudeine o dell'amore, in quanto la doppia L riportata nei grafemi con le consonanti liquide gemelle esprimeva il nostro suono cacuminale, oggi trascritto con la doppia D. La via Turresa che da Porto Torres andava a Carale passava fin dall'antichità tra l'altare preistorico di Monte d'Accudi e la necropoli di su crocifisso umano. Un miliario romano di tale strada, chiamata nell'Ottocento Reale, è stato rinvenuto presso la località di Preda Longa. Insieme a Dioniso e a Bacco, anche Saturno possedeva il Tirso o Turru, da cui ha preso il nome in sardo Santo Saturno, sonorizzato in Sadurru. Tale bastone aveva sulla sommità una protuberanza simile alla balconata nuragica e rappresentava figuratamente il membro maschile, simbolo di potere e virilità. Apollodoro racconta che un giorno sul monte Cilleine, Tiresia, Turresia, vide due serpenti che si accoppiavano e con il bastone Turru uccise la femmina. Subito fu trasformato in una donna e divenne una celebre prostituta. Nella sua Teogonia, Esiodo, scrittore greco dell'VIII-VII secolo a.C., canta di un'isola sacra e quelli, sardi, assai lontano, nel grembo dell'isola sacra, distesero l'impero sulle illustri genti turrene. Lo storico Strabone dice che fra i romani gli aruspici sono i turreni. Nella mitologia Turresia, profeta indovino, aveva instradato a sua figlia Mantoia la carriera di Puzia presso il tempio di Apollo in Delfi. Il Turru Tirso era dunque legato al culto delle acque e dava il nome al fiume più importante della Sardegna. Il corso d'acqua che sfocia nel porto di Torres è detto Riumano, ma nel suo ultimo tratto è chiamato Turritano. Anche la diocesi che faceva capo a Turris era appellata Turritano. Le paludi trittonidi citate da Diodoro Siculo, situate presso la montagna Atlantidea dell'isola delle Speridi, possono configurarsi con le paludi turritane, estese lungo il Riumano Turritano, la cui regione fece parte nel Medioevo della curatoria di Fluminargia. I lavori di bonifica di dette paludi iniziarono nel 1911 e interessarono 23 ettari di terreno. Pertanto la Turritania è un termine sardo che i greci hanno preso in prestito apportando una leggera corruzione. Turris libisonis o Turre de Libusone era dunque riferita alla pula o stella rossa di Orione, detta Libustis, che segnava la spalla dell'arciere celeste. La colonia Giulia di Turris, di cui parla Plinio, non era una città di nuova fondazione, ma un'occupazione messa in atto dai Romani dopo la cacciata dei suoi abitanti. Il grande obelisco di Monte d'Accudi è ancora lì, proteso verso il cielo, ad aspettare Surasu, vale a dire il raggio di sole. I punti di osservazione solare erano tanti e ancora oggi riscontrabili attraverso il toponimo di Monteraso, che indicava il luogo dove veniva rilevata la luce diretta del sole. A distanza di migliaia di anni, Monteraso è presente nell'isola Berchida, Bessude, Bono, Bortigali, Botida, Bultei, Burgos, Cabras, Castiadas, Esporlat, Uisili, Ittiri, La Maddalena, Lodè, Muros, Narbolia, Noragogume, Ollastra, Orani, Orgosolo, Osilo, Tana e Porto Torres. In quest'ultimo caso, tale località è indicata proprio nei pressi di su crocifisso Mannu. Uno dei primi ricercatori sardi che diede una destinazione astronomica all'altare di Monte d'Accudi fu Eugenio Moroni, funzionario della soprintendenza ai beni archeologici di Sassari, che lavorava presso l'antiquarium turritano di Porto Torres, a cui era stato pubblicato nella rivista Logo Sardegna un interessante articolo in proposito. La costellazione del Cigno veniva chiamata anche della Croce,
La sua stella più luminosa è detta oggi Deneb dagli arabi e traduce il sardo in italiano coda, indicando con ciò il sinus cuneiforme femminile. Samama sezi de subizzino in coda, recita un detto sardo, per indicare con coda il grembo materno. Tolomeo individua il centro di Erucinum, pronunciato Erucchino, della Croce nella Sardegna settentrionale, in prossimità della foce del Coghinas, dove ancora oggi esiste la cittadina di Coda Ruina, ossia Coda Rucchina. La coda era la stella principale del Cigno, quando la Eruchina sarda, omonima della Eruche siciliana, attualmente detta Erice, veniva venerata in tutta la Sardegna, con denominazioni diverse a seconda dei luoghi. La dea sarda della bellezza e dell'amore, Cnudia o Cunnusa, scolpita da Prassittere, fu chiamata dai greci Afrodite, che significa letteralmente schiuma, epiteto riportato dai romani con Venere, ablativo singolare, che traduce il verbo venere nell'atto conclusivo dell'amore, ossia nel venire. Cicerone fa derivare Venere da Venustas, in italiano Venusta, che è sinonimo di bellezza. Varrone pensa che il centro del circo sia stato dedicato a Murge, perché al suo interno vi era un santuario consacrato alla Venere Murtea. I romani intitolarono a Venere la giornata del venerdì, ma i sardi non accettarono mai questa imposizione e continuarono a chiamare tale giorno Cenapura, Cenabura o Cenabara. Cunnusa, Afrodite e Venere erano la stessa divinità femminile, appellate in modo diverso in contesti territoriali e politici differenti, ma tutte e tre erano originate dalla croce della costellazione del Cigno di Sugunno. Per questo la Venere dei Romani venne appellata anche Venere Rucchina, pronunciato in sardo è Rucchina, letteralmente Venere della croce. Nella città di Psofide, in Arcadia, dice Pausania, c'è un santuario di Afrodite appellato Eruchina. L'isola di Erutheia o della Croce, nome volgarizzato in Eritea, Eruzia o Eritteide, si trovava nel lontano occidente, dice Esiodo, presso il giardino che la madre terra donò a Era. Eruzia era sposata a Ermete, insieme al quale aveva generato il figlio Norace, eroe e dio eponimo della Sardegna. Figlia di Gerione, Eruzia, insieme all'isola presso cui abitava, veniva chiamata anche Afrodisia, con chiaro riferimento ad Afrodite, Cunnusa. La terra dal tramonto purpureo, dice Callimaco, aveva quale dea protettrice Cupride, da cuprite, il minerale rosso da cui si estraeva tra gli altri il rame. Così Callimaco descrive la nostra isola. In Sardegna Cupride riceve le offerte per gli imbarchi, le coste sono protette da torri tutto intorno, Apollo guarda Diana, quale baluardo è più forte? Con la sovrapposizione culturale del cristianesimo al paganesimo, quasi tutti i monumenti megalitici dedicati alla diva Cunnusa furono man mano rinominati dai sacerdoti della nuova chiesa. Ad esempio, su Nuraci de Sugunnu a Suelli venne mutato dal vescovado in Nuraci de Sunomine Malu, così come Saminza de Scunnus a San Basile fu trasformata in Minza de Sunomine Malu. Il Cunnu era simboleggiato dalla croce, per questo la croce di Cristo è stata sepolta sotto il Tempio di Venere a Gerusalemme. Una delle strade o località più importanti della Sardegna è indicata nella tabula peutingeriana con Crucis, che significa della croce. In altre parole, la località di su Crucifissum Mannus segnava un'antica Via Crucis. Dalla necropoli di su Crucifissum Mannus a Monte d'Accoti la distanza è in linea d'aria di qualche chilometro. Nelle vicinanze della Zicurat sono disposte altre domus deianas, villaggi neolitici e nuragici con le loro torri, con circa 20.000 siti archeologici che costellano la nostra isola da nord a sud. Tutta la Sardegna è un unico gioiello architettonico incastonato nel suo paesaggio primordiale. Non ci sono pertanto aree idonee ad uso speculativo per impiantare pale eoliche o pannelli fotovoltaici. Sardos, difendimus, Saverra, nostra. Saludos.